Cari amici, diamo il benvenuto al maestro liutaio Marco Giglioli, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, ciao a tutti. Questa è una copia di una chitarra di Torres del 1867. Con questo strumento ho voluto rendere un vero e proprio omaggio al maestro Antonio de Torres, sia dal punto di vista estetico che sonoro. Infatti questa chitarra racchiude molti degli elementi estetici tipici della tradizione di Torres. Abbiamo per esempio il mosaico centrale della rosetta a scacchiera, la spina di pesce verde e bianca, la decorazione a quadratini che poi viene ripresa anche lungo tutta la filettatura della tavola ed infine la paletta con la sua linea trilobata e la decorazione centrale a labirinto. Anche come costruzione questo progetto è molto tradizionale, infatti abbiamo una tavola d'abete con un'incatenatura a 7 raggi con le 2 chiusure, mentre per il fondo e le fasce ho utilizzato questo bellissimo set di acero occhiolinato. Una delle caratteristiche principali di questo strumento è che proprio grazie all'utilizzo dell'acero occhiolinato l'intonazione generale dello strumento risulta essere molto bassa, quindi intorno al mi calante, e questo dona allo strumento quella sonorità, quella timbrica tipica degli strumenti di Torres. Nella tua produzione realizzi anche altri progetti o modelli? Sì, ho un progetto personale che si richiama sempre in realtà al progetto costruttivo di Torres, ma in chiave diciamo più moderna, sia come estetica che come sonorità. Infatti da quando ormai anni fa mi sono approcciato al metodo costruttivo di Torres, ho fin da subito trovato un particolare feeling, me lo sono sentito molto affine, sia come suono molto caldo, evocativo, romantico, sia proprio anche come metodo costruttivo. Quindi in particolare la sequenza anche degli incollaggi durante l'assemblaggio della chitarra mi ha fin da subito affascinato, colpito. Come legno per il progetto personale utilizzo sempre tavole in abete con un'incatenatura a 7 raggi a ventaglio, mentre per le fasce in fondo, oltre all'acero marezzato ed occhiolinato, utilizzo soprattutto legni esotici su tutti, il palissandro indiano, facendo però sempre bene attenzione a quella che è la generale leggerezza dell'intero strumento. Durante questi anni quindi ho cercato e sto cercando di affinare il progetto, cercando di unire quegli aspetti timbrici tipici degli strumenti tradizionali a quelle peculiarità e quelle caratteristiche più moderne, una maggiore emissione sonora, una prontezza e una immediatezza sonora al tocco e una notevole proiezione. Ci saranno delle novità, sto infatti studiando e progettando un modello nuovo personale da concerto. Spero di riuscire a ultimarlo a breve, magari di presentarlo al prossimo Roma Expo. Ringraziamo il maestro liutaio Marco Giglioli per essere stato qui con noi.